Buongiorno ragazzi, ancora una volta, come sempre, benvenuti sul canale Slot Car Tech. Oggi andremo ad affrontare un argomento che si avvicina anche al mondo del modellismo e mette in congiunzione quella che è la nostra passione per le automobiline su piste elettriche, le nostre amate slot car, con quello che è la passione per il mondo in miniatura. Siamo infatti al primo capitolo di una nuovissima playlist che vede la nascita in questo 2025 e che andrà ad affrontare i temi dedicati ad una pista casalinga. Scopriremo quali dovrebbero essere le caratteristiche di una pista per poterci allenare se abbiamo intenzione di fare qualche garetta. Andremo a capire meglio anche come andare ad ottimizzare gli spazi, perché è vero, a casa non abbiamo certo lo spazio di uno slot club, però possiamo sempre ingegnarci nel costruire il nostro personale circuito. E poi perché no? Perché non costruire all'interno del nostro personale circuito anche un piccolo diorama? In effetti dedichiamo veramente molto tempo alle nostre slot car ed è anche poi un piacere per la vista e per noi stessi poterle guidare su un circuito veramente costruito ad hoc, un circuito che va a rappresentare in ogni dettaglio la realtà che ci circonda. Se da un lato infatti i nostri modelli slot car sono via via sempre più sofisticati, sempre più ricchi di dettaglio, dall'altra parte spesso invece troviamo delle piste, dei circuiti privi di ogni ambientazione. E allora perché no? Perché non andare a coniugare a casa nostra, nel nostro piccolo spazietto, nella nostra piccola stanza officina, una cosa con l'altra, avere le nostre slot car preferite e farle girare in un circuito da favola. Andremo quindi in questa playlist e in questa serie di video anche a capire quali possono essere le tecniche, alcune di base, alcune un po' più sofisticate, per andare a dioramare il nostro circuito. Impareremo quindi a creare rocce con il polistirolo, a simulare l'erba, il terreno, ad andare a modellare diverse tipologie di materiali, quali ad esempio potrebbe essere il legno di balsa, ma anche la plastica, l'alluminio, la plastilina, e via via, man mano che andremo avanti con questi video, avremo sempre più dimestichezza e ci verrà sempre più voglia di creare cose nuove. Io ho iniziato a costruire questo circuito e poi mi sono detto: perché non condividere questa mia esperienza con altri appassionati di slot car? E così ho fatto. Mi sono fermato un attimo subito dopo che ho messo le basi del mio circuito e oggi andremo a scoprire insieme quello che è il progetto, che cosa ho già fatto, come l'ho costruito e che cosa vorrò fare. Partiamo quindi da quello che è stato il progetto del mio tracciato, ovvero avevo la necessità di andare ad inserire un piccolo circuito per le mie slot che mi serve comunque per poter provare e verificare quando faccio qualche cambiamento, qualche miglioria, qualche tuning, qualche upgrade alle mie slot, se effettivamente quel qualche cosa che ho fatto ha portato a qualche beneficio, sia in termini di tempo sia anche in termini di guida. Per cui ho dovuto fare i conti un po' con quello che è lo spazio a mia disposizione, perché chiaramente, come dicevamo prima, non c'è sempre la possibilità di avere grandi ed ampi spazi. Partiamo così da quello che è il progetto della pista, ovvero dal suo disegno. Seppur non disponendo di tantissimo spazio, perché chiaramente all'interno di uno slot club le dimensioni delle stanze sono notevolmente più grandi, ho la fortuna di aver ritagliato all'interno della mia abitazione una stanza completamente dedicata al mondo delle slot, alla mia passione. E questo via via mi ha portato a strutturarla in modo tale da poter contenere tutte le attrezzature di cui io ho la necessità. Ho anche diverse vetrinette nelle quali espongo, per un mio gusto personale, tutte le vetture slot. Come avete notato da queste riprese c'è anche il piccolo banco da lavoro dove io effettuo anche tutte le mie riprese. Quindi diciamo che questa stanza è stata riempita in modo abbondante. Lo spazio a mia disposizione per il circuito era relativamente poco. Sono riuscito però a ritagliarmi un piccolo pezzettino di circa 2,5 metri per 1,5 metri, una misura decisamente piccola, e per lungo periodo mi sono chiesto che cosa avrei potuto fare in questo piccolo spazio. All'inizio avevo quasi abbandonato l'idea di costruire un piccolo circuito, però poi passando le serate al computer, andando a collocare curva dopo curva, rettilineo dopo rettilineo e provando anche a sagomare qualche pezzo, sono riuscito ad ottenere un piccolo circuito che mi permette di provare al meglio le mie vetture. Quindi se anche voi avete uno spazio relativamente piccolo, non demordete dall'idea di potervi costruire il vostro personale tracciato slot. Basta veramente molto poco per far girare le nostre vetture e in più vi dà la possibilità di poter provare magari qualche componente nuovo e prendere sempre più affinità con il vostro pulsante. Per costruire
la mia pista sono partito da un tavolo. Avevo infatti in questa stanza un tavolo che utilizzavo come piano di appoggio per fare le mie riparazioni, per mettere a punto le mie slot car, e ho deciso di acquistare un tavolino più piccolo da dedicare alla zona officina e ho invece utilizzato questo tavolo come punto di appoggio per andare a sistemarci al di sopra dei pannelli di polistirolo espanso che mi sono serviti come base per la mia pista. Perché ho scelto il polistirolo espanso? Perché già io nella mia testa avevo in mente di fare una pista dioramata, ovvero di andare a creare anche un effetto scenografico, e volevo quindi andare a creare qualcosa che abbellisse il mio tracciato. Il polistirolo espanso, o più comunemente chiamato XPS, è stata per me la scelta ottimale, perché è di facile lavorazione e ha un peso veramente molto contenuto. In più lo potevo andare a sagomare della forma che desideravo. Vedremo poi infatti che ho dovuto scendere a qualche compromesso per andare a incastrare la pista, ad esempio con alcune vetrinette. Partiamo così da questa base, una base in polistirolo espanso, ma voi potreste utilizzare anche una normalissima tavola di legno. Io ho utilizzato il polistirolo espanso anche per un secondo motivo, perché avevo intenzione di andare a ricreare un piccolo fiumiciattolo che attraversasse la mia pista. Per cui queste lastre in polistirolo espanso hanno fatto il loro dovere anche quando sono andato a scavarle per andare a ricreare il letto del fiume. Non potendo certo andare a ricreare una pista da velocità, mi sono concentrato su una pista rally, ma questa doveva avere alcune caratteristiche. Doveva avere la possibilità di 2 anelli di ritorno per ottimizzare anche il tracciato e quindi raddoppiare la strada percorsa dalla vettura, e poi avere almeno una parte di rettilineo abbastanza lungo, diciamo 3-4 pezzi, per capire se il motore era un motore brillante oppure un motore più pastoso, e poi soprattutto anche per andare a gestire la mia frenata, ovvero capire come dovevo andare a regolare il pulsante per far frenare i miei modelli. Il resto del tracciato doveva poi essere un mix di curve un po' più aperte e un po' più chiuse, e volevo ricreare anche una piccola altimetria per avere 2 piani e poter andare a sfruttare le mie vetture anche in quelle curve che spesso vanno a creare qualche problema, perché ci troviamo ad affrontarle o in salita o in discesa. Ecco così come sono andato a ricreare il mio tracciato. Come vedete, nella parte alta ho lasciato un rettilineo abbastanza lungo, dove poi la pista finisce con un anello di ritorno, mentre nella parte bassa del tracciato sono andato a ricavare diverse curve con raggio completamente diverso. Ho poi ricreato delle curve con altimetria variabile che partono dalla parte alta fino ad arrivare nella parte bassa dello stesso. Anche nella parte bassa del tracciato abbiamo il nostro anello di ritorno, ma è completamente autocostruito. Ho dovuto ritagliare alcuni pezzi di pista per poter andare a ricreare delle monocorsie per poter riaccordare i pezzi a 2 corsie. Ne è venuto così un circuito decisamente interessante. Ho potuto anche andare a ricreare una galleria nella parte sottostante l'anello di ritorno superiore. Come si può notare, nel mio tracciato ci sono parecchie zone stuccate, in quanto ho voluto andare a creare dei cordoli di raccordo tra quello che era l'altezza della pista e il terreno circostante, per poi andare ad ospitare in futuro diversi edifici. Questi raccordi che vedete tra il tracciato e il resto del terreno, che in questo momento vanno a formare praticamente un'unica superficie, sono stati costruiti mediante dei fogli di sughero che ho trovato della stessa altezza della pista Ninco, per cui 8 mm, e sono andato a metterli un po' ovunque. Qui infatti nel progetto ci sarà un'officina meccanica, qui ci sarà una aiuola con il suo marciapiede e via discorrendo anche in altri punti del tracciato. Non ho chiaramente cordolato tutta la pista, ho lasciato alcune zone prive di questi cordoli, lasciando comunque libero spazio al terreno che poi andrò a simulare tutto attorno al mio tracciato. Questa è la zona del fiume che sono andato a ricreare scavando il mio polistirolo espanso, e ho anche ricavato un piccolo ponte per iniziare a sollevare il mio tracciato verso il piano superiore. Come vi dicevo, è stato abbastanza facile riuscire ad andare a scavare questo polistirolo espanso, in quanto è decisamente molto malleabile e mi ha permesso di andare a ricreare delle zone che diversamente solo con il legno non sarei potuto andare a gestire. Ho utilizzato poi questa schiuma in poliuretano espanso, in quanto mi dà poi la possibilità di andarla a ritagliare con un semplice cutter e di andare quindi a modellarla per andare a ricreare delle rocce. Durante la costruzione del mio tracciato ho anche lasciato dei cavi elettrici con un circuito separato rispetto a quello della pista.
Questi mi serviranno per andare a portare poi l'illuminazione nei miei edifici o comunque all'interno di quelle zone che io poi vorrò andare ad illuminare. Come avete visto, quindi questo non è un tracciato estremamente grande, però è un tracciato che sicuramente può mettere in crisi una vettura e a me serve veramente molto per poter andare a capire quando faccio le preparazioni se queste portano a dei risultati. Non ho voluto dilungarmi troppo nella spiegazione del mio particolare circuito, in quanto ognuno di voi saprà meglio come poter costruire il proprio nello spazio a cui ha a disposizione. Volevo soltanto però farvi vedere qual era la base dalla quale si parte per poter andare a costruire un tracciato dioramato che rispecchi tutte le caratteristiche della realtà. Mi raccomando, se pensate di andare a ricreare un circuito dioramato, dovete farvi un progetto su un foglio di carta, andare a disegnare il vostro tracciato e andare già ad inserire in quell'occasione tutto quello che vorrete metterci, eventuali edifici, alberi, corsi d'acqua, ponti e quant'altro vi venga in mente per abbellire il vostro personale circuito. Adesso che abbiamo visto la base di quello che sarà il banco da lavoro per i prossimi video, andremo a vedere passo dopo passo le varie tecniche per costruire ed abbellire la nostra pista. Mi raccomando ragazzi, se avete trovato interessante questo video, se vi piace questa playlist, fatemelo sapere nei commenti. Se avete qualche cosa da chiedere, io sarò ben contento di rispondervi. Scrivetemi tranquillamente la vostra domanda nei commenti. Vi do ancora una volta il benvenuto su questa nuova playlist e come sempre vi rinnovo l'invito a rimanere qui sul canale Slot Car Tech e a seguirmi perché presto ci sarà come sempre un nuovo video.